Per un 2025 tutto in discesa, partiamo con una bella frattura da recuperare, ma la cosa più importante è che oggi con le magiche avventure di Mazzuoli andiamo a vedere come ho fatto a farmi male, perché questo infortunio è proprio degno di questa playlist. Allora ragazzi, primo video 2025, caso infortunio, vacanze, ospedale, eccetera eccetera. Ho preso 2 settimane nel quale non ho pubblicato niente, ma abbiamo fatto un settembre, ottobre, novembre, dicembre con una media di quasi 2 video a settimana. Ci sta, adesso ripartiamo con la normale programmazione. Tante novità, come avete visto nell'ultimo video che ho pubblicato, il discorso di Aprilia, di avere la PX, l'elettronica quella ufficiale di Aprilia. Ci sono tante novità, la cosa è andata avanti, non ve le posso ancora dire, ve le dirò settimana prossima perché farò un video. Abbiamo chiuso il 2024 che è stato il primo anno per me da, diciamo, youtuber full time e voglio fare un video su quanto ho guadagnato, quindi preparatevi perché è tempo anche di conti e in quel video ci sarà una grossa novità. Ma oggi andiamo a vedere con la classica fortuna che mi contraddistingue come ho fatto a fratturare la scapola. E di solito sapete che facciamo questo tipo di video in officina, però l'officina non ve la posso far vedere perché l'ho appena finita con la nuova armadiatura di Elevate. Io la sto guardando e è troppo bella, però siccome il video non è ancora uscito, quest'oggi la telecamera, al posto che così, l'abbiamo girata di qua e stiamo in studio. Tra l'altro, a proposito di studio, meno male, vista la stanchezza che ho, perché dopo un mese fermo dall'infortunio, riprendere a fare le cose è veramente difficile, che palle. Flexispot mi ha mandato la nuova BS12 Pro, che per me è una manna dal cielo, così non devo più spostare da qua a su in casa nella postazione editing l'altra sedia che avete visto nel video in cui costruivo l'officina. Infatti quella è finita nella postazione di editing e la BS12 Pro rimarrà qui in studio con me per i post Superbike e tutto quello che gireremo qua dentro. Che cos'è la BS12 Pro? È una sedia ergonomica con tutte le regolazioni del mondo, quindi altezza, profondità della seduta, i braccioli, supporto lombare e soprattutto è traspirante e garantita 5 anni. E visto che il 2025 deve partire a bomba, in descrizione trovate il link perché se vi serve una sedia, questa io vi garantisco che è una bomba. Bellissima la sedia, ma oggi, come al solito, starò in piedi. Al massimo faremo qualche piccola transizione da qui. Parentesi, ho iniziato la fisioterapia e dai, comincio a recuperare un po' tutta la mobilità, anche se ci sarà da lavorare parecchio, ma credo di un mesetto e mezzo di tornare in moto. E a proposito di moto, l'ultima volta che ci sono andato è stato il 4 dicembre, quando appunto mi sono fatto male con il Gasgas 4,5. Ora, nel percepito di questo infortunio fra amici, conoscenti, gente su Instagram che mi ha scritto, intanto grazie per l'affetto che avete dimostrato, è stato bellissimo, davvero. Io delle volte mi scordo questa cosa, ma tutte le volte che leggo i commenti di questo tipo, di una community unita e intelligente, per me è la più grande soddisfazione del mondo. Comunque, detto questo, tutti pensavano che, sai, ti fai male con la moto da cross, chissà che cosa avrai combinato, sarai caduto giù da un salto, ti sarai ammazzato. No ragazzi, queste sono le magiche avventure di Mazzuoli. Ho fatto una caduta di merda e adesso vi racconterò perché, veramente incredibile. Partiamo dal contesto. Dovevo andare a girare con un amico di Torino, io abito a Milano e per trovarci nel mezzo, così che io non dovessi andare a Torino e lui non dovesse venire a Milano, ci troviamo a Vercelli, che più o meno è a metà strada fra i due posti. È inverno, 4 dicembre, fa freddo, ma si sta bene. La pista di Vercelli, per chi non la conoscesse, ci ho fatto anche un video quest'anno, ve lo lascio qua in alto. È storica, non è particolarmente difficile, è un layout semplice, ma a me ha sempre divertito parecchio, anche se non ci ho girato molto. Il terreno è un fondo medio duro con un po' di sabbia sparsa in alcuni posti e la caratteristica è che è molto sassosa. In più, siamo andati a girare un mercoledì, quindi in settimana immaginatevi chi possa esserci a Vercelli a girare il mercoledì mattina di dicembre. Io e un signore col 125. In più, nell'ultimo periodo ho detto, cavolo, ma in effetti delle volte un sacco di gente mi scrive
cavolo Edo, potevi dirmelo che eri lì, potevi dirmelo che eri là, mi avrebbe fatto piacere venirti a conoscere. Così quel giorno, il giorno prima, ho detto, ok, scriviamo che sono a Vercelli, così se qualcuno vuole venire può venire, sai, magari uno ha un momento libero dal lavoro, ha il giorno libero, ha la pausa pranzo e dice, vai, magari voglio conoscere Mazzuoli, voglio andare a vederlo girare, mi prendo mezz'ora, un'ora, 2 ore, vado là. Così è successo, perché sono venute 3 persone. 2 sono arrivate un po' più tardi e purtroppo non ho avuto neanche il modo di parlarci perché mi sono fatto male. Una è fondamentale in questa storia e adesso ci arriviamo. Ora, sapete benissimo che sono appassionato di motocross, che mi piace praticarlo, per quale motivo? Molti piloti lo fanno d'inverno, è vero che è pericoloso, però anche se è pericoloso viene fatto perché quello che ti dà il motocross purtroppo non puoi replicarlo né in palestra né con nessun'altra cosa, e l'allenamento cardiaco, lo sforzo, il colpo d'occhio, la guida su un fondo senza aderenza e la gestione del motocross, perché il motocross è molto difficile da gestire perché altrimenti ci si fa male. Per questo motivo molti piloti velocisti lo provano, prendono 2 martellate e poi smettono. Ah no, troppo pericoloso. In realtà se lo fai con giudizio è vero che la fratturina ci sta sempre, però si può praticare anche nella maniera corretta. Partiamo dal presupposto che fino a questo momento, e mi tocco, sono sempre stato un pilota abbastanza fortunato, nel senso che non mi sono fatto malissimo. Sì, ho tutti e 2 i legamenti crociati rotti, qualche frattura l'ho fatta, però in generale, anche vedendo un po' di colleghi, mi ritengo uno fortunato e con un approccio abbastanza safe, ok? Prima conoscere la moto, capire cosa bisogna fare prima di... non sono il ragazzino che ti butta la moto nel sudicio subito. Quindi anche nel motocross, il motocross soprattutto ti forma ad avere questo approccio, perché devi stare attento, perché devi capire dove sei, conoscere la pista, perché la pista è sempre diversa, cioè, anche se la conosci. Vado a girare in questa pista che conosco molto bene, però per chi non lo sapesse, le piste da motocross in settimana ci sta che non vengano completamente risistemate, appunto perché vengono sistemate solo nel weekend dove c'è l'amatore che vuole venire a girare, quindi c'è bisogno di una pista più facile, viene lasciata, diciamo, allo stato brado, quindi con i canali, le buche, tutto quello che ne conviene in settimana per permettere ai piloti di allenarsi. Quindi mercoledì a Vercelli la pista era, insomma, very hard, quindi ci hanno girato il lunedì, ci hanno girato il martedì, dal weekend magari 2 passate in qualche punto, proprio quelli più gravi, però il resto comunque tutto molto bucato, molto canalato, con canali molto lunghi in prossimità delle curve. Terreno molto secco, non bagnato, quindi zero grip, 4,5. Lo so che devo stare attento, lo so benissimo. E come funziona un allenamento di motocross? Essendo io un velocista e essendo il 4 dicembre avevo appena ripreso, quindi erano, diciamo, le prime uscite, io di solito cerco di dividere gli allenamenti in base alla mia forma fisica e soprattutto a da quanto tempo sto facendo motocross. In questo caso avevo appena ripreso e utilizzo una tecnica che è quella di fare sessioni più corte, quindi la mia idea era quella di fare 5 manche da massimo 10-12 minuti, cioè entrare, girare forte, ovviamente contestualizzato all'attenzione della situazione della pista, uscire, riposarsi in maniera da portare a casa sempre minutaggio di qualità. Quindi io volevo portarmi a casa la mia ora di motocross fatta bene, ma senza fare le manche lunghe che in questo momento a me non servono a niente, perché fare mezz'ora di motocross attaccato al manubrio non serve dopo, serve quando hai ripreso un po' il ritmo. Arrivo, scarico la mia bella moto come al solito, c'ho il mio shaker col malto destrine, solite robe da piloti, il pranzo pronto di lì, e comincio a fare la prima manche di riscaldamento per prendere la mano. La pista l'avevo già vista, mi rendo conto che comunque bisogna stare un po' attenti e via così. Entro per la seconda manche e appena finisce la mia sessione, ritornando al furgone, mi accorgo che è arrivato questo ragazzo che si presenta, mi saluta, dice che è un fan del canale e stiamo lì a chiacchierare, eccetera, eccetera. E delle 5 manche che io avevo programmato, eravamo alla seconda, ho detto adesso faccio la terza, poi nel mezzo mangio, quarta e quinta manche, diciamo il pomeriggio, perché nelle ore calde faccio altre 2 manche.
Questo ragazzo, tra l'altro gentilissimo, mi stava facendo anche dei video, ma non abbiamo il video della caduta perché io sono caduto dietro a un salto di là, dietro a lui, non poteva vedermi dove era messo, quindi non abbiamo il video della caduta. Io non stavo filmando perché non stavo girando nessun video ieri, ma adesso voglio raccontarvi come è successo perché veramente ha dell'incredibile. Sapete benissimo che nel motocross la caduta è all'ordine del giorno, sai, vai a girare con la moto da cross, ci sta che si cada, che ti si chiude il davanti, che fai la scivolata, è normale così. Però stavolta mi è andata veramente male. Quando sono caduto mi sono accorto subito, e chi fa sport di questo tipo sa benissimo e ha un po' di esperienza, sa benissimo quando ti rompi, lo senti subito. E io mi ero accorto che non era tipo ho dato una botta alla spalla. Rialzo la moto, sai, poi adrenalina, sei caldo perché hai appena fatto attività. Sono riuscito a uscire tranquillamente da solo, arrivo al furgone, mi rendo conto che c'è qualcosa che non va, dolore parecchio forte. La prima cosa alla quale penso, guardo e vediamo che la mia spalla, intanto togliersi le protezioni è stato... e al discorso protezioni ci arriviamo dopo, è stato un po' complesso. Vediamo che la spalla è in asse, cioè non ho ossa fuori, cose strane, e in più toccando la clavicola mi accorgo che non è la clavicola. Ho detto cavolo, adesso cos'è? È lussata, non lo so, insomma è malissimo. In più la botta è stata abbastanza forte, quindi sai, lo spavento, stavo un po', fra virgolette, non mi sono spaventato, però stavo tremando perché avevo freddo. Insomma, cerco di mettermi la felpa, mi metto la felpa e poi ho detto forse è il caso che mangi qualcosa. Comincio a mangiare quel po' di pasta che avevo con me, prendo una Coca-Cola per avere un po' di zucchero, un po' di energie, e questo ragazzo, Riccardo, gentilissimo, per fortuna mi aiuta a caricare la moto, buttare tutto nel furgone. Ma per quale motivo questa caduta è stata incredibilmente dalle magiche avventure di Mazzuoli? Perché è una caduta mega comune per fare un danno incredibile, e soprattutto la frattura che io ho riportato è l'1% delle fratture che tu ti puoi procurare nella vita. Se voi fate una breve ricerca all'università di Google o di ChatGPT e chiedete quali sono e cercate la frattura alla scapola, potrete notare come la frattura alla scapola è una delle fratture più rare che esistano. Ma in soldoni, com'è andata? Avevamo detto che faceva freddo e nella parte di pista a ridosso del paddock di Vercelli, il paddock di Vercelli è caratterizzato da, immaginate, degli alberi, ok? E la luce la mattina è sempre dietro questi alberi, quindi c'è una parte di pista che rimane sempre all'ombra. E, come vi avevo già detto, la pista era stata lasciata così, tranne alcune parti che si rompono parecchio, quindi per forza le devi passare per rendere la pista agibile. Questa particolare curva a 90 gradi, cioè tu fai un rettilineo che guarda il paddock, c'è questa curva a 90 gradi, poi c'è un saltino da copiare e il salto dell'arrivo. Io arrivo cercando di portare più velocità possibile a questa staccata, freno, e in questa particolare curva non c'era il canale. Quindi, dove non c'è il canale, io cosa cercavo di fare? Frenare, ovviamente in piedi, mettere la moto di traverso, perché dovreste sapere che se hai la moto di traverso il manubrio si gira dall'altra parte, quindi lo sterzo fa più fatica a chiudersi, ok? Quindi soprattutto in una situazione dove c'è poco grip, usi una roba stile flat track, diciamo, solo che nel flat sei seduto, qua freni in stile motocross, però vai di traverso. Arriva il momento di riaccelerare, mi siedo e riaggancio il gas. Non appena ho riagganciato il gas, sento che comincia a chiudersi il davanti. Lì ci sono due scelte e di solito il pilota fa sempre la prima, ovvero quella di dare gas per cercare di salvarsi, che è quello che ho fatto io, cercando di accelerare per poter, sai, andare avanti e rialzare la moto. Invece, purtroppo, la cosa era più grave del previsto, quindi ho agganciato il gas, distinto, ho cercato di salvarmi riaccelerando, non ho fatto nient'altro che spingere la moto più in là, lo sterzo si è chiuso e io sono caduto sulla spalla destra. Di solito come funziona? Il davanti ti si chiude in frenata, a me si è chiuso in accelerazione. Ora, non so per quale motivo, sul motocross non c'è la telemetria, però quello che la spiegazione che mi sono dato è Vercelli è molto sassosa, magari ho preso un sasso, mi è andata di sfiga, anche perché comunque la moto è a posto, le gomme erano belle, cioè non stavo girando con materiale finito. In più, argomento protezioni, tutti i piloti di motocross girano praticamente nudi con solo una pettorina, io giro con anche proprio la pettorina, sai, quella da sfigato, con anche le spalliere. Non uso le gomitiere perché mi danno fastidio, quindi vabbè, ci sta un po' di tagli, cicatrici, però quella completa con anche le spalline l'ho sempre indossata. Ma adesso c'è un bel quesito: ma come hai guidato fino a casa? Come fanno tutti quelli che si rompono col motocross e vanno a girare da soli? Ti siedi nel furgone e
devi cambiare con la sinistra. Ho preso una bella cinghia, me la sono legata qua al collo e cambiavo con la sinistra e sono arrivato al pronto soccorso. Non è una cosa bellissima da fare, don't try this at home. Il messaggio che dovrebbe passare è che, raga, se andate ad allenarvi col motocross, e lo dico anche per me, sarebbe meglio andare sempre accompagnati. Comunque, arrivo al pronto soccorso e qui cominciano le magiche avventure di Mazzuoli, perché sapevo benissimo di aver mangiato poco, avevo preso la Coca-Cola perché avevo capito che è ok. Arrivo al pronto soccorso e ragionamento intelligente, so che al triage, quindi l'accettazione che tu devi fare, c'era una signora in coda che aveva il mal di testa. Vabbè, a occupare i pronto soccorsi, non sindachiamo su quei discorsi lì. Insomma, c'ero io lì appoggiato alla colonna, mega dolorante. Finisce sta signora di rompere i coglioni al sistema sanitario. Arrivo al triage e il mio ragionamento qual era? Faccio l'accettazione, tanto poi ci vorrà un botto di tempo, dovrei aspettare come solito al pronto soccorso, ma ci sta, è normale. Ho detto, mi siedo lì, ci sono le macchinette, prendo qualcosa, mangio e mi rilasso. Appena sono entrato al triage, ero abbastanza dolorante, la ragazza mi fa, no. Aspetta un attimo, mi ha dato il codice giallo e mi fa, vieni con me, mi ha fatto entrare subito, mi fa, tu devi andare subito da un dottore. Il dottore mi visita e io avevo una sete incredibile, faccio, vi prego, mi potete dare un bicchiere d'acqua? E il dottore mi dice, no, tu non puoi bere perché se ti devo anestetizzare non puoi né mangiare né bere, quindi digiuno totale. Faccio, ma ho rotto una spalla, cioè perché non posso mangiare? No, perché se ti devo operare e quindi niente mangiare, niente bere. Porca puttana, ma... Che sfiga, una volta che ho detto faccio l'accettazione e poi mangio, niente, mi hanno fregato. Insomma, mi siedo lì, mi dicono aspetta e io mi metto lì come tutte le persone normali ad aspettare e mi portano a fare la lastra, mi ci portano camminando. Io, immaginatevi, camminavo con la cinghia per legare la moto qua in giro per il pronto soccorso ed ero finito, avevo fatto un po' di motocross, avevo fatto già 3 manche, avevo mangiato pochissimo, più lo spavento, più eccetera eccetera, ero un po' scombussolato. Arrivo a fare l'RX, ti mettono su questo pannello, non lo fai da sdraiato, lo fai da in piedi, c'è la macchina che ti fa la foto così, quindi io praticamente dovevo stare in piedi, sapete, ti posizionano nella posizione tipo il braccio così, lo sguardo di là per fare la foto e mi fa stai fermo, io gli faccio no aspetta e c'era lì il lettino, mi sono seduto e ho avuto un po' un mancamento perché volevo mangiare, faccio guarda che io sto bene, non ho niente, è che devo mangiare e bere qualcosa. Ma il dottore mi fa dai, aspettiamo un attimo, ma l'acqua non me l'ha mica data. Insomma, proseguiamo con questa lastra che più che una lastra sembra veramente camminare in ginocchio sui ceci perché veramente è difficilissimo e sono distrutto. Ritorniamo nel corridoio davanti al dottore nella sala d'aspetto. Dopo veramente poco, il dottore ha già guardato le mie lastre e dice c'è qualcosa di rotto ma non mi è chiaro, quindi devi fare una TAC. E dai, e faccio no, aspetti un attimo perché non mi sento bene. Allora mi hanno appoggiato su una sedia a rotelle e mi hanno portato con la sedia a rotelle. Già lì comunque un piccolo vantaggio, già il fatto di non dover camminare, raga, tremavo, non bevevo da mezzogiorno, erano le 4 di pomeriggio, non avevo mangiato, ero molto debole. Mi portano a fare sta TAC, facciamo la TAC, mi riportano indietro, aspetto un altro 10 minuti, un quarto d'ora e devo fare i complimenti al pronto soccorso dell'ospedale Bassini che sì, un po' era perché era un codice giallo, però secondo me anche in altre occasioni quando sono stato codice verde, quando tipo, se vi ricordate, mi ero schiacciato montando il ponte sollevatore di Elevate, la mano, ero stato lì, era un codice verde, in 40 minuti avevo fatto tutto. Sono molto veloci, faccio la visita con il dottore mi guarda e mi dice hai dato una bella martellata, nel senso che la diagnosi è frattura pluriframmentata della scapola con interessamento della glena e distaccamento di quest'ultima. Che cosa vuol dire in linguaggio normale? Ho frammentato la scapola perché praticamente nella caduta l'omero, che è questo osso qua, ha spinto verso l'alto e quindi l'omero è inserito nella glena. La glena è diciamo la parte finale della scapola e quindi io ho fatto questa botta qua che ha crepato la glena proprio alla base,
distaccandola, e insomma una fratturina non da poco. E mi dicono è molto probabile che tu debba essere operato. E in realtà appena mi ha visto disperato il dottore mi ha detto guarda che è molto meglio, perché una frattura di questo tipo, se vediamo che non è da operare, è molto più lunga da recuperare. Vabbè, insomma questa è la diagnosi, non ci si può fare niente, quindi mi mettono un bel tutore imbottito di antidolorifici, torno a casa e devo aspettare finché non mi chiamano. I giorni passano, sono stati anche abbastanza veloci perché in 6 giorni mi hanno operato. L'operazione è andata benissimo, abbiamo fatto un pre-ricovero, quindi tutti i vari esami, eccetera, eccetera, il colloquio con l'anestesista. L'11 novembre sono entrato la mattina alle 6 e sono uscito la mattina del giorno dopo, quindi ho fatto l'operazione appunto la mattina dell'11, poi mi sono svegliato dall'anestesia verso le 4 con un rincoglionimento incredibile perché ho fatto in anestesia totale, e l'anestesia totale chi l'ha fatta sa che è una bella martellata. E poi sono stato dimesso, sono tornato a casa e lì è cominciata la guerra del recupero. La guerra del recupero è aspettare con il tutore al braccio. In realtà avrei dovuto tenerlo per 20 giorni, dopo 14 13 ho cominciato a toglierlo proprio per tutto il giorno, cominciando a fare una breve riabilitazione, ovviamente in accordo con un medico, senza esagerare. Non devo tornare in moto domani, siamo in inverno, però giustamente prima recupero meglio è, per qualsiasi cosa, sia per andare in moto che per il lavoro che faccio. Pochi giorni fa sono stato a fare la visita di controllo e il medico mi ha detto ok, stai molto bene, non sei ancora al 100%, mi fa adesso push very hard con la fisioterapia, ed è quello che sto facendo. Approssimativamente parlando, credo di poter tornare in moto verso fine febbraio, quindi adesso ci vorrà ancora un po' di calma, ma nel frattempo sto sfruttando il fatto di non poter andare in moto per organizzare un sacco di cose fighissime, sia per Backpack, sia per un progetto che sto portando avanti, sia per il canale YouTube, e soprattutto anche il discorso Aprilia e le gare di quest'anno, che vedrete settimana prossima ci sarà un bel aggiornamento. Quindi signori, io spero che con questa avventura di avervi fatto sorridere. Purtroppo capita anche nelle cadute più stupide di farsi male, e per questo motivo non bisogna mai sottovalutare niente quando andiamo in moto, perché la frattura è sempre dietro l'angolo. Fatemi sapere se anche voi vi siete rotti qualcosa e se avete avuto più o meno esperienza con la scapola, visto che io in internet ho trovato veramente poche informazioni. Iscrivetevi e vi leggo tutti nei commenti. Ciao!